Ciao a tutti e benvenuti nella cucina del mio amo restaurant. Oggi andrò a preparare un risotto ai porri con tartare di gamberi. Ho dei bellissimi porri di Cervere, un paesino del Basso Piemonte. Questi porri sono buonissimi, molto dolci, molto delicati e si abbinano molto bene anche al pesce. Gli ingredienti: per il brodo vegetale sedano, carota, cipolla, del riso, carnaroli, i nostri porri di Cervere, una patata, un limone, una tartare di gamberi puliti. Per la bisque la base: burro, sedano, carote, cipolle, 2 pomodori del concentrato di pomodoro. Come liquidi andremo a sfumare con un Armagnac e del vino bianco e poi metteremo del brodo di pesce e del ghiaccio. Importante sono le proporzioni, quindi in questo caso io ho mezzo chilo di carapaci, andremo a mettere 1 litro di liquido, mezzo litro di brodo e mezzo chilo di ghiaccio. Come spezie userò ancora del timo, sale, pepe e olio extravergine di oliva taggiasco. Per avere ancora un carapace più gustoso io lo vado a tostare in forno 10 minuti, quindi lo vado a prima a condire con dell'olio extravergine d'oliva taggiasco, poi aggiungiamo il timo per dare un po' di gusto e un po' di sale. Mescoliamo bene e poi vado a sistemarlo nella teglia in forno a 180 gradi per 10 minuti. Nel frattempo prepariamo la base della bisque, quindi burro, mettiamo la cipolla, la carota, il sedano, facciamo tostare molto bene, poi andiamo a caramellizzare anche il concentrato di pomodoro per il colore. I nostri carapaci sono pronti, li andiamo a mettere nella nostra base. Una volta insaporiti i carapaci andiamo a sfumare con l'Armagnac, facciamo evaporare tutto l'alcol, mettiamo anche il vino, anche lì facciamo evaporare, mescoliamo bene e poi siamo pronti con il ghiaccio e il brodo di pesce. Mettiamo anche i pomodori, aggiustiamo di sale e lasceremo andare per 45 minuti. Una volta cotta, eccola qui, andiamo a passare col mix a immersione, poi un setaccio a maglie fini, vedrete che la nostra bisque si andrà a formare. Inizio con la preparazione più lunga, che è quella del brodo vegetale. Incomincio a pulire la cipolla, poi pulisco anche la carota e taglio tutto e metto in acqua fredda, perché così il brodo rimarrà un po' più gustoso per almeno un'ora. La polpa dei gamberi l'ho fatta tartare, la vado a condire con del sale, del pepe e dell'olio extravergine d'oliva taggiasco, un po' di limone e li lascio marinare per un paio d'ore. Incomincio a pulire i porri, la testa mi raccomando non buttiamola perché la possiamo usare anche per un brodo. Poi vado a togliere la prima pellicina e sono già pronti, li vado a tagliare sottili e li metto da parte, e una parte li andiamo a marinare perché li andremo a servire in purezza. Aggiungiamo il sale, il pepe e l'olio extravergine d'oliva taggiasco, li lasciamo marinare per almeno un'oretta. Pulisco anche la patata, incominciamo a pelare, poi la vado a tagliare a listarelle e poi a fettine sottili, così si cucinerà anche molto prima. Prendo padella, olio extravergine d'oliva taggiasco, incomincio a cucinare la patata perché avrà una cottura un po' più lunga. Una volta che si è insaporita un po' aggiungo il brodo vegetale e lascio cucinare per 6-7 minuti. Poi aggiungo i porri, continuo la cottura, aggiungo sempre un po' di brodo vegetale e aggiusto di sale. Una volta cotto il tutto lo metto nel bicchiere del mixer, frullo il tutto. Per la cremosità mi regolo aggiungendo il brodo vegetale. A chiudere aggiungo anche un po' di olio extravergine d'oliva taggiasco, rifrullo bene e la mia crema è pronta. Per il risotto burro metto a soffriggere i porri di Cervere, li vado ad appassire aggiungendo un po' di brodo vegetale. Una volta pronto faccio tostare bene il riso, una volta tostato aggiungo il vino, faccio sfumare bene tutto l'alcol, finisco la cottura aggiungendo brodo vegetale e aggiusto di sale. Per mantecarlo aggiungo la crema di porri di Cervere, vado ad impiattare, aggiungo il pepe, aggiungo una quenelle di gamberi che ho marinato, metto un po' di bisque e metto ancora un po' di gamberi crudi, aggiungo un filo d'olio extravergine d'oliva taggiasco e il mio piatto è pronto. Bene, eccolo qua.
un bellissimo e buonissimo risotto ai porri di cervere con tartare di gamberi. Mi raccomando, fate molta attenzione all'equilibrio, perché il gusto dei porri non deve prevaricare il gusto dei gamberi, che essendo crudi e in tartare hanno un gusto molto delicato. Una volta fatto questo, vedrete il piatto risulterà buonissimo. Vi aspetto per i prossimi video. Ciao da Andrea.